Ciao e bentornati su Macrama Alex. Oggi vediamo insieme come realizzare la maglia che avete visto nelle foto di anteprima. Vi chiedo per cortesia se potete mettere un mi piace e un commento sotto il video. È una cosa che vi porterà via poco tempo, ma per me è importante. Anche solo un cuoricino, una faccina, quello che volete. Ok, grazie, tutto qui. Come materiali io ho utilizzato il cotone Ambra, che è un cotone 100% ed è made in Italy. Si lavora con l'uncinetto del 2 e con i ferri del 2,5-3. Io in realtà per questa maglia ho utilizzato gli uncinetti del 3 e del 4. Poi ci serviranno dei marcapunti, un ago da lana, un paio di forbici e un metro. La quantità di cotone necessaria ve la lascio qua a sinistra con tutte le taglie nel dettaglio. Poi io ho scelto il cotone, ma potete utilizzare anche lana, del cotone con dell'urex, un po' quello che volete. Vi lascio nella descrizione del video tutti i filati alternativi che possono andare bene. Questi in particolare sono il verde menta e il rosa pesca. Adesso qua sembra un arancione dal video, ma è un rosa pesca, ve lo assicuro. Probabilmente nelle foto di anteprima si vede meglio. Il verde menta è un 196 e il rosa pesca è il 1999. Comunque sul sito www.filatiromance.com trovate veramente tantissime colorazioni. Fatevi consigliare da Lisa sulla combinazione di colori che preferite. Bene, iniziamo. Prima di partire con il tutorial vero e proprio vi faccio una panoramica su come si sviluppa la maglia. Allora, si parte facendo la mattonella centrale, poi si allarga un pochino facendo le maglie allungate e andremo avanti a lavorare a cerchio. Quindi avremo davanti e dietro sono uguali, quindi avremo due pannelli fatti a cerchio. Potrebbe essere anche un centrino carino volendo, se vi fermate qui alle maglie allungate o qui è una mattonella carina anche per fare un centrino. Quanto va fatto largo il cerchio iniziale? Va fatto largo la metà della vostra circonferenza seno. Io ad esempio ho 84 e ho fatto il cerchio largo 43, quindi saranno due cerchi uguali. Ho lasciato ovviamente qualche centimetro di gioco per avere la maglia un po' più larga. Io vi consiglio di iniziare a fare due cerchi, due pannelli, poi vi puntate con dei marcapunti il sottomanica, questo è il sottomanica, ve li agganciate insieme, qua e qua è la chiusura in vita, ve la provate addosso e vedete se il cerchio vi sta bene. Poi, finiti i due cerchi, ci si alza facendo le spalline per il davanti e la spallina per il dietro e si cuciono. Poi si lascia lo scalfo manica, cuciremo qua un pezzettino nei lati, dopodiché lavoreremo in tondo così per allungare la maglia. Se volete allungarla, magari potete lasciare anche solo così un top crop con delle frange, potete benissimo scegliere. Poi vi farò vedere come rifinire il collo, come fare questa manichina simpatica o anche come fare per attaccare una eventuale manica a 3/4 o manica lunga. Nella costruzione del cerchio vi farò vedere anche come fare le maglie allungate o, se proprio non vi piacciono, come fare anche delle catenelle. Facendo delle catenelle
si può riprendere un pochino il motivo della manichina. Bene, dopo questa panoramica iniziamo con il primo step. Prendiamo il nostro uncinetto del 3, il nostro filo a contrasto, diciamo quello secondario, facciamo un anello magico con 12 maglie basse, una catenella e 12 maglie basse, 1, 2, 3 e così via. Arrivata alla 12ª maglia, stringiamo il cerchio magico e ci chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta. Vediamo, ok, chiudiamo bene il cerchio magico e iniziamo il secondo giro. Dobbiamo fare adesso sarà un giro di maglie alte e faremo 2 maglie alte per ogni maglia di base, quindi saranno 12 aumenti e in totale alla fine dovremo ritrovarci con 24 maglie alte. Quindi iniziamo con la prima maglia alta, la sostituiamo con 3 catenelle, facciamo una maglia alta nella stessa maglia bassa, che l'ho stretta così tanto, ok, e andiamo avanti facendo 2 maglie alte per ogni maglia bassa che abbiamo. Fatta la 24ª maglia dobbiamo cambiare colore, quindi la maglia bassissima la chiuderemo non con il rosa in questo caso, ma con il verde menta. Filiamo nella terza catenella e cambiamo colore. Faccio un nodo dietro, così momentaneamente. Okay. Proseguiamo con il terzo giro. Iniziamo con 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e poi faremo 2 maglie alte, una catenella e altre 3 maglie alte. Quindi faremo dei gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella, 3 maglie alte per tutto il giro. Adesso facciamo 2 maglie alte ma le lasciamo aperte in sospeso, quindi non chiudetela, la tenete sull'uncinetto, un'altra maglia alta, la tenete sull'uncinetto e chiudiamo tutte e 3 insieme. Adesso facciamo 7 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7 e facciamo 3 maglie alte da chiudere insieme. Saltate la catenella di separazione e andate nell'altro gruppo da 3 e fate 3 maglie alte chiuse insieme, 2, separato il filo, riproviamo, 2 e 3 e le chiudiamo tutte insieme. 7 catenelle, 2, 3,
4, 5, 6, 7 e saltate la catenella, 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Andiamo avanti così per tutto il giro. Fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, facciamo 7 catenelle, 4, 5, 6, 7 e chiudiamo il giro, ci mettiamo nella chiusura qua, nella testa delle 3 maglie alte, in questo buco, con una maglia bassissima. Tirate pure fuori il filo perché adesso cambiamo colore. Vi ho fatto tagliare il filo perché ripartire da qui con le maglie alte sarebbe venuto bruttino. Allora invece prendiamo l'altro filo contrasto, lo leghiamo nel primo archetto di catenelle. Iniziamo con il 1, 2, 3, 4, il quinto giro. Iniziamo con 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e facciamo altre 6 maglie alte sempre nell'archetto delle catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facciamo una catenella, saltiamo nell'altro archetto e facciamo sempre 7 maglie alte. Lavoreremo così per tutto il giro, quindi 7 maglie alte negli archetti separati da una catenella. Finito l'ultimo gruppo da 7, facciamo una catenella, ci infiliamo nella prima maglia alta, ma a questo punto cambiamo colore di nuovo. Iniziamo il sesto giro, mi sembra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Il sesto giro. Facciamo solite 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, una maglia alta nella maglia successiva, qua, poi 3 maglie alte, 1, 2, 3 e poi 2 maglie alte chiuse insieme, quindi facciamo la prima maglia alta, la lasciamo in sospeso, facciamo l'altra maglia alta e ne chiudiamo 2 insieme, poi facciamo 5 catenelle, stavo leggendo lo schema, 5 catenelle, 3, 4, 5 catenelle e adesso iniziamo con 2 maglie alte chiuse insieme, una, 2 e le chiudete insieme, 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte e le ultime 2 le chiudete insieme,
5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e ricominciamo con l'altro gruppo, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, 3 maglie alte e 2 maglie alte chiuse insieme, 4 catenelle e così via per tutto, no scusate, 5 catenelle e così via per tutto il giro. Finiamo la riga con 5 catenelle, 4, 5 e una maglia bassissima. Qui non la facciamo nella terza catenella ma facciamo sulla seconda maglia alta. Iniziamo l'ottavo giro con 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, una maglia alta, un'altra maglia alta e le ultime due le chiudiamo insieme, quindi lasciamo questa in sospeso, facciamo l'altra e le chiudiamo insieme. Poi facciamo 4 catenelle, una maglia alta dentro questo archetto, 4 catenelle e ci spostiamo nel secondo gruppo facendo 2 maglie alte chiuse insieme, quindi la lasciate in sospeso, fate la seconda e le chiudete tutte e due insieme, poi una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme. Ripetiamo come prima, 4 catenelle, una maglia alta nell'archetto di catenelle sottostanti, 4 catenelle e ricominciamo con 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta e 2 maglie alte chiuse insieme. Ripetiamo per tutto il giro. Finiamo il giro con 4 catenelle e una maglia bassissima qua nella seconda maglia alta. Andiamo avanti, ci alziamo con 3 catenelle e qua facciamo 2 maglie alte chiuse insieme, sei catenelle, 2, 3, 5, 6, una maglia alta sopra la maglia alta, 6 catenelle, 3, 5, 6 e facciamo 3 maglie alte chiuse insieme in questo punto, 1, 2 e le chiudiamo tutte e 3 insieme, 6 catenelle, 2, 3, una maglia alta sopra la maglia alta singola, 6 catenelle,
maglie alte tutte insieme, chiuse tutte insieme. Fate tutto il giro allo stesso modo. Alla fine del giro facciamo 6 catenelle, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo nella testa delle maglie alte chiuse insieme. Tirate pure fuori il filo perché adesso cambiamo colore. Prendiamo il rosa pesca. Catenelle e 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5 e 6. Una catenella e 7 maglie alte nel prossimo spazio. Una catenella, 7 maglie alte, una catenella, 7 maglie alte, tutto uguale per tutto il giro. Facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, altre 4 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso punto. Poi facciamo una maglia alta nella catenella di separazione tra un gruppo e l'altro. 4 catenelle, una maglia alta sempre qua. Poi una maglia alta nella quarta maglia del gruppo da 7, quindi in mezzo. 4 catenelle, una maglia alta. Andiamo avanti per tutto il giro, quindi nello spazio tra i due gruppi di maglie alte facciamo una maglia alta, 4 catenelle, una maglia alta, poi cerchiamo la maglia alta in mezzo, la quarta, e facciamo un altro ventaglio, diciamo. 1, 2, 3, 4, un'altra maglia alta, una maglia alta, 1, 2, 3, 4, un'altra maglia alta. Fatto l'ultimo gruppetto, chiudiamo con una maglia bassissima e la terza catenella. Bene, adesso inizia la parte divertente, la parte più noiosa, dipende un po' da come la prendete, diciamo che comunque è la parte che rende un po' particolare questa maglia. Allora, prima di cominciare vi faccio vedere 2 modi per poter fare questo blocco. Questo ha delle maglie allungate, diciamo, a asoline aperte, mentre quest'altro modo l'ho fatto con le catenelle, con delle catenelle. Vedete un po' voi quale vi piace di più. Io penso che sceglierò quello modo con le asole. Non so, viene un po' più arioso. Con le catenelle viene un po' più fisto. Scegliete voi, ve le faccio vedere entrambe. Adesso vi faccio vedere per primo come fare queste maglie allungate. A questo punto ci servirà un piccolo aiutante per fare le asole lunghe. Questa è l'etichetta di una gonna, è un cartoncino, potete farlo con un cartoncino anche voi. Questo è alto 4 cm, l'ho tagliato,
quindi prendete un cartoncino qualunque e lo tagliate alto 4 cm, oppure potete usare una tessera di plastica, cioè quelle tessere raccolte punti, magari una che non vi serve più, e la tagliate alta 4 cm. Allora, tiriamo la prima asola e infiliamo il nostro cartoncino, poi mettiamo l'uncinetto qua nel ventaglietto, prendiamo il filo e facciamo una catenella, allunghiamo l'asola e la infiliamo nel cartoncino, ne facciamo 4 così dentro il ventaglio. Prendete il filo, tirate qui davanti, fate una catenella e allungate l'asola, vi infilate, portate in avanti una catenella e tirate l'asola. Questa mi è venuta un po' larga, ma aspetta che la rifacciamo, cercate di farle più o meno tutte uguali, quindi ecco qua, una catenella e tiriamo, quindi 1 2 3, sempre nel ventaglio, la quarta e tirate, poi ne fate una in questo buco tra un ventaglietto e l'altro, sempre una catenella, allungate e mettete sul cartoncino, e scorrere un po' e passate al ventaglietto dopo facendone sempre 4, 1 2 dai 3 4 e poi qua. Quando il cartoncino sarà pieno, invece di far cadere le asole, dopo è un po' scomodo recuperarle, adesso io ve le faccio scorrere per farvi vedere come si inizia. Cambiamo l'uncinetto, prendiamo quello del 4, prendiamo l'altro filo di contrasto e lo leghiamo nella prima asolina. Infilate l'uncinetto, facciamo una catenella, dopodiché fate cadere la seconda asolina e la prendete direttamente sull'uncinetto. Ce la facciamo, dai. Ok. Prendiamo il filo, facciamo una maglia bassa, andiamo all'asolina successiva, la mettiamo sull'uncinetto e una maglia bassa. Faccio vedere l'ultima. Maglia bassa e andate avanti così per tutte le asoline. Allora, volendo potete fare anche tutte le asole, farle cadere dal cartoncino e riprendere dopo a fare la lavorazione. Io sinceramente vi consiglio di farne un po' alla volta perché è più facile recuperarle, ecco. Secondo me viene molto più comodo così, piuttosto che recuperarle dopo che sono state fatte tutte.
Se avete anche una forcella, volendo, potete usarla. Io ce l'ho, ma mi sono trovata meglio col cartoncino perché è più piccolo, più leggero, diciamo, da utilizzare. Va bene, ci vediamo alla fine del giro. In totale dovete avere un numero di asole multiplo di 5. Ora vi faccio vedere invece come fare gli archetti di catenelle. Aspettate che mi allungo questo, se no lo perdo. Allora, facciamo finta che questo sia l'inizio e facciamo semplicemente 18 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18 e facciamo una maglia bassissima nello stesso punto da dove abbiamo iniziato. Poi saltiamo nell'archetto e facciamo una maglia bassissima e poi di nuovo le 18 catenelle. Una maglia bassissima nell'archetto e in questo caso faremo solo 2 di questi cosi. 2. In questo caso faremo solo 2 di queste strisce di catenelle, quindi altre 18 catenelle, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ci ripuntiamo sempre nell'archetto e facciamo una maglia bassissima, poi passiamo in questo punto e facciamo una maglia bassissima per spostarci e di nuovo le 18 catenelle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18. Una maglia bassissima. Adesso vi faccio vedere però come fare il giro successivo. Allora, quando la striscia di catenelle parte da qua, facciamo una maglia bassa. In queste strisce invece, mi raccomando, prendetele così, no, sì, prendetele per questo verso, perché qua facciamo invece 2 maglie. Ah, è andata fuori inquadratura. Allora, se ci troviamo in questo punto, dove siamo in mezzo tra un ventaglietto e l'altro, facciamo una maglia bassa qua. Quando invece ci troviamo nell'archetto, in mezzo all'archetto, dove ci sono queste due, facciamo 2 maglie basse per ciascuna di queste. Mi raccomando, prendetela per questo verso, non dal dietro, ma dal davanti. Facciamo 2 maglie basse, 1, 2, saltiamo nella prossima, 1, 2, quella dopo una sola maglia bassa, in modo da avere sempre, diciamo, 5 asoline per ogni ventaglietto.
scegliete voi il metodo che più vi piace. Sempre con il rosa facciamo la prima maglia alta sostituendola con 3 catenelle, poi facciamo 3 catenelle ancora, saltiamo 2 maglie di base e nella terza facciamo una maglia alta, facciamo un giro, tutto il giro così, 3 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e nella terza facciamo una maglia alta, 1 2 3, 2 catenelle e nella terza la maglia alta, chiudiamo alla fine il giro con le 3 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella di inizio. All'ultimo, quindi se avete fatto giusti i conti dovreste trovarvi con 53 buchi, 1 2 3, tiriamo fuori il filo perché adesso cambiamo colore. Ok, ho agganciato il nuovo filo, facciamo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, una seconda maglia alta, poi una catenella e altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio. Poi passiamo direttamente a lavorare un altro ventaglietto nello spazio successivo, quindi 2 maglie alte, una catenella e altre 2 maglie alte. Passiamo all'altro ventaglietto senza fare nessuna catenella, una, 2, una catenella, 2 maglie alte e facciamo così per tutto il giro. Vi faccio vedere come finire e ricominciare il giro. Ci chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella dell'inizio, poi ci spostiamo con 2 maglie bassissime al centro del ventaglietto, una, 2 e si riparte a lavorare. Ora io qua sono andata un pezzo avanti come vedete e per arrivare alla mia misura. Man mano che si va avanti coi giri bisogna fare degli aumenti per mantenere il cerchio e adesso vi spiego come. Allora, noi faremo dei piccoli aumenti ogni 3 giri, quindi adesso vi spiego. I primi 3 giri li ho fatti tutti uguali, quindi con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte e poi subito di seguito 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, questo per 3 giri. Nel quarto giro ho fatto 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e subito a seguire 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, questo per altri 3 giri. Adesso devo ingrandire ancora un pochino e quindi in questo quarto giro farò 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e una catenella qua. Nel caso voi abbiate una misura ancora più grande, io mi sento di dirvi di aumentare le catenelle tra un ventaglietto e l'altro, lasciare sempre a 2 quelle all'interno del ventaglio, ma aumentare queste. Quindi adesso io farò una catenella qua, poi se andate ancora avanti ne farete 2, 3 e così via. Ogni 3 giri va allargato il cerchio.